viene invocato questo presunto Dio giusto a giustificazione degli atti violenti, drammatici, dei genocidi che vengono compiuti. Quindi la Bibbia è straordinariamente attuale perché ipoteticamente gli Elohim sono ancora attuali. Buongiorno, nel video che ho dedicato ai vari Baal presenti in Medio Oriente avevo accennato al fatto che in una di queste vicende compare il profeta Elia che vive una situazione molto strana, molto curiosa. Merita un video a parte perché ha diverse curiosità per noi che facciamo finta, sempre come al solito, ma è un fare finta che si avvicina molto alla verità. Allora, il nome del profeta Elia intanto ha due grafie diverse. Una è Elia semplice, che significa il Signore è Yah, con il digramma. L'altra è Eliyahu, che significa Signore mio, lui. E qui c'è già una prima curiosità interessante perché ha questo determinativo finale che è lo stesso determinativo che abbiamo trovato e ne abbiamo parlato nei video, ne ho parlato anche nel libro dedicato alla cultura nuragica e al culto di Yahweh in Sardegna, cosa assolutamente straordinaria. Ha questo determinativo finale perché in Sardegna Yahweh viene indicato o col digramma o col trigramma e alla volta appunto con questa desinenza finale, e quindi trovarla anche nella Bibbia rappresenta una ulteriore conferma, una conferma molto interessante ovviamente dal punto di vista linguistico. Vale la pena quindi sottolinearla perché bisogna assolutamente tenerne conto sia per quanto riguarda la Bibbia sia per quanto riguarda la lingua dei nuragici. La vita e l'opera del profeta Elia sono descritte nei due libri del re, dove Elia operava come profeta di Yahweh, e l'Antico Testamento per la verità gli attribuisce molti eventi straordinari, non soltanto uno, ma noi ce ne occupiamo in particolare di uno, quello della sfida con i profeti appunto di Baal, quel Baal Hadad che abbiamo nominato anche nel video precedente. Siamo negli anni del re di Israele Acab, quindi siamo circa nel IX secolo avanti Cristo, e la sua storia è narrata nel primo libro dei re, in particolare nei capitoli che vanno dal 16 al 22. Secondo la narrazione biblica, re Acab fu spinto dalla moglie Izabele o Jezabele, come la vogliamo chiamare, a dedicarsi al culto di Baal, quindi ad abbandonare Yahweh e a seguire un altro Elohim, in sostanza l'Elohim dei Finici. E quindi anche qui abbiamo una ulteriore riconferma della molteplicità di questi Elohim che governavano sui vari popoli. E quindi ci troviamo in sostanza nello stesso territorio, ci troviamo Yahweh del Teman, cioè che significa Yahweh Signore del Sud, e ci troviamo Baal Safon, come veniva chiamato, Signore del Nord, cioè il Signore appunto della parte che noi conosciamo oggi come Libano e la conosciamo purtroppo tristemente. Diciamo che il testo ci narra di Yahweh come uno degli Elohim che condividevano il controllo sui vari territori in Palestina, ma non solo in Palestina, perché sappiamo che Elohim è il nome con cui venivano chiamate le divinità in quella località, in quel territorio, ma erano sparse in tutto il mondo. Acab era un re che si spostava il culto abbastanza facilmente da un Elohim all'altro, e in questo conflitto per il potere, perché sempre di questo si tratta guarda caso, il profeta Elia, che era il profeta di Yahweh, sfida i profeti di Baal. Qui siamo nel primo libro dei re, capitolo 18, dal versetto 19 in avanti. Il re Acab accetta la sfida e convoca addirittura 450 suoi profeti e sacerdoti
per contrastare Elia e dimostrare che il suo Elohim era più potente di Yahweh. Quindi siamo di fronte ad una sfida che appare impari. Allora, su richiesta di Elia, il tutto viene preparato sul Monte Carmelo, dove questi 450 profeti vengono radunati. Siamo nella Galilea superiore, e quando tutti sono riuniti, il profeta di Yahweh innanzitutto rimprovera severamente il popolo per aver abbandonato il culto del loro primitivo Elohim, cioè quello che aveva liberato il popolo dall'Egitto, e organizza una sfida per dimostrare quale delle due divinità era la più potente. Quindi la molteplicità di questi dei, cosiddetti dei, non era una questione da discutere per loro, è una questione invece piuttosto delicata per la teologia monoteistica attuale, che invece vuole affermare che esisteva un Dio solo, che era il Dio Yahweh, che poi è stato fatto diventare il Dio Padre. Quindi di fronte a questa molteplicità di divinità era spesso necessario stare molto attenti per scegliere le alleanze e quindi per essere sicuri di mettersi al servizio di quello che era l'Elohim più importante, più potente. Quindi inizia questa sfida tra le due divinità, Yahweh e Baal. Il tutto viene preparato da Elia, che fa preparare 2 buoi, uno per ogni fazione contendente, poi fa preparare 2 cumuli di legna per il sacrificio, ma ordina di non accendere ancora il fuoco, perché in questo sarebbe proprio consistita la sfida tra le due divinità, cioè quale delle due sarebbe stata in grado di accendere questo fuoco dall'alto, quindi non con i soliti sistemi utilizzati, e quindi questo avrebbe dimostrato chi era il più potente. Elia dice testualmente, ve lo leggo: invocherete il nome del vostro Elohim, quindi anche quel Baal era un Elohim per Elia, e io invocherò il nome di Yahweh. L'Elohim che risponderà col fuoco è l'Elohim, cioè è quello che bisogna seguire. E tutto il popolo risponde: la proposta è buona, va bene, ci stiamo, facciamo questa sfida. I profeti di Baal preparano il tutto e poi iniziano a chiamare e invocare il loro dio Baal, ma questo Baal non compare. Dopo tutta la mattina che è trascorsa col susseguirsi delle invocazioni, Elia comincia a prendere in giro, a schernire i profeti di Baal e li invita a gridare forte, li invita a invocare Baal, continua. Siamo nel capitolo 18, versetto 27, dice: ma forse lui è assente perché in viaggio, dice Elia letteralmente, perché viaggiante per sé, cioè viaggia per suoi interessi personali. Forse, dice Elia, sarà occupato in affari o in viaggio. Ve lo leggo: forse dorme, ma si sveglierà, non preoccupatevi. Quindi ricordo che per Elia non c'è dubbio che Baal appartiene al gruppo degli Elohim. Questo va rimarcato perché serve a dare ancora una volta la prova di tutto quello che andiamo dicendo da anni. E non era una facile ironia questo, perché queste dichiarazioni sono coerenti tra l'altro con i testi dell'epoca, testi extra biblici che parlano di questo Dio, cioè di questo Baal, e parlando di questo Baal parlano delle sue frequenti assenze, cioè dicono che lui era spesso in viaggio, che spesso lasciava vacante il suo posto e lasciava da solo il suo popolo. C'è un testo del XIV secolo a.C. che proviene da Ugarit e che parla addirittura di un'assenza di 7 anni di un certo Baal, che viene definito, guarda caso, il cavaliere delle nubi. E cavaliere delle nubi è definito anche Yahweh nella Bibbia, precisamente nel Salmo 68, cioè colui che cavalca le nubi. Già abbiamo parlato del significato delle nubi, che circondavano sempre questo oggetto volante col quale Yahweh si presentava. Quindi cavaliere delle nubi significava appunto colui che vola in alto. Su questo non c'è dubbio, ed è interessante notare che viene usato sia per il Baal, cioè un cosiddetto dio pagano,
cristiano sia per Yahweh. E quindi questo insomma ci rende abbastanza semplice capire come si spostavano questi Elohim, combinazione definiti con gli stessi epiteti. Infatti Baal era conosciuto anche in lingua sumero-accadica come Utu Shamash o Adad, cioè un dio che viaggiava su un carro solare e che depositava, cioè metteva a riposo questo suo carro solare a Baalbek. Baalbek è un sito archeologico nominato tra l'altro anche molto spesso in questo periodo perché si trova purtroppo nel luogo dei combattimenti, e Baalbek è un sito archeologico di una importanza straordinaria, tant'è che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1984. Perché di importanza straordinaria? Perché è costituito da 3 stratificazioni di culture diverse. La prima, che è la base, è fatta dal cosiddetto triliton, cioè 3 grandi massi perfettamente squadrati del peso di quasi 1000 tonnellate ciascuno, perfettamente allineati in quel territorio montagnoso. Siamo sopra i 1000 metri di altitudine, quindi tra l'altro ci si chiede chi abbia fatto questo lavoro, chi potesse avere la tecnologia per farlo e soprattutto a che cosa serviva fare un lavoro così immane per depositare il carro volante, che secondo la tradizione, che vuole vedere in tutto questo semplicemente dei miti, i carri volanti degli dei erano delle bighe, e quindi insomma fare un lavoro immane di questo genere per mettere a riposo una biga era una cosa veramente assurda. Quindi ci si chiede, questi 3 monoliti quale peso dovevano sostenere, e il posto era talmente importante che è stato poi occupato dai greci, che hanno dedicato il sito a Zeus, e poi sopra c'è stato costruito un altro tempio romano, anche questo dedicato a Giove. Tutto il sito si chiama appunto Heliopolis, cioè la città del sole, la città del dio del sole. Ma l'importante sono le domande che ci dobbiamo fare: chi era in grado di tagliare quelle pietre, chi era in grado di spostarle in un territorio che tra l'altro era un territorio montagnoso, e ancora oggi non esiste una spiegazione soddisfacente. Tra l'altro sappiamo che le grandi costruzioni venivano fatte per magnificare la potenza del dio a cui erano dedicate, ma questa era posta in alto, e soprattutto questi 3 grandi massi in forma di parallelepipedo erano la base di un tempio, quindi in realtà non erano neanche visibili a distanza, quindi non potevano avere questa funzione di glorificare la magnificenza e la potenza di questo dio, ma avevano evidentemente una funzione molto molto pratica. Con la mente aperta noi continuiamo a fare finta, e quindi possiamo immaginare a che cosa si riferisse quel peso che Triliton doveva sopportare, o magari alle spinte che doveva sopportare quando arrivava il carro del dio, o quando il carro del dio ripartiva, visto che era un dio che, dicono i testi antichi, amava molto viaggiare. Quindi noi che facciamo finta ci poniamo le domande che sono doverose di fronte a una situazione come questa, però noi, fatta l'ipotesi, lasciamo la risposta aperta, anche perché non abbiamo prove e quindi poi ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Quindi torniamo alla vicenda del profeta Elia. Dunque, dicevamo che lui prendeva in giro i sacerdoti di Baal, sottolineando che il loro Elohim era spesso assente perché distratto da altre attività, insomma, o dal suo piacere di compiere dei viaggi, quindi in realtà era un dio abbastanza inaffidabile. Allora, cosa succede? Succede che Elia costruisce un altare di pietra, scava una trincea attorno a questo altare di pietra, posa la legna sulle pietre, mette la carne sulla legna e poi fa una cosa stranissima: riversa su tutto questo complesso, quindi carne, legna, pietre, un
liquido bianco che la Bibbia chiama acqua, cioè un liquido trasparente. E qui notiamo appunto un dettaglio che a mio avviso si rivelerà decisivo poi nel corso degli eventi. Mentre i sacerdoti di Baal costruiscono una pira di legna senza l'aiuto del loro dio, Elia costruisce un altare con una base di pietra alla presenza di Yahweh. Nel primo libro dei Re, nel capitolo 18 al versetto 31, Elia prese 12 pietre, una per ciascuna delle tribù discendenti da Giacobbe, e con quelle 12 pietre costruì la base dell'altare. E poi letteralmente dice scavò canaletto come casa di 2 misure intorno, e qui 2 misure di zerà, e qui c'è questa parola zerà. Quindi l'altare viene costruito con un fossato, un canaletto in grado di contenere circa 2 misure di zerà, cioè che era circa una capacità di 25 litri, sovrappone la legna e poi la carne. Poi esegue un gesto che sembra assolutamente incomprensibile, spesso viene interpretato come il desiderio di stupire ancora di più i suoi avversari, non solo i suoi avversari ma tutti i presenti, perché questo avviene davanti al popolo proprio per dimostrare la potenza dell'Elohim. Vedremo che in realtà questo gesto non è soltanto dimostrativo, ma avrà un valore, probabilmente un valore pratico, un valore assolutamente concreto. Siamo nel primo libro dei Re, capitolo 18, versetto 34. Lui letteralmente dà ordine di riempire 4 giare di acque e poi dice: e versate sulla offerta e sulla legna. Ma non è finita. Dopo che l'ordine è stato eseguito, Elia ordina che sia ripetuto altre 2 volte. E alla fine l'autore biblico indica che il liquido, adesso io comincerò a chiamarlo così, avendo inzuppato ormai le pietre, la legna e la carne, trabocca e finisce per riempire anche il canaletto scavato in precedenza. Difatti il versetto del capitolo 18, il versetto 35, dice letteralmente: intorno all'altare anche il canaletto si riempì di acque, dice la Bibbia. Mettiamo alcuni punti fermi che servono poi a capire. Elia e Yahweh sono gli ideatori della sfida, mentre Baal è assente o considerato assente. Yahweh è presente. I sacerdoti rivali di Elia sono costretti a operare da soli senza il supporto del loro Elohim, mentre Elia ha il supporto di Yahweh. Al versetto 36 Elia torna da Yahweh e gli fa notare, sentite perché questo è importante: ho fatto tutte queste cose secondo le tue parole. Tutta questa preparazione è fatta secondo ordini precisi dati da Yahweh, che quindi sapeva bene cosa stava facendo, cosa stava preparando per partecipare a questa sfida. A differenza dei profeti di Baal, abbiamo detto che Elia usa anche delle pietre, cioè usa anche delle sostanze minerali. Queste pietre, lo sappiamo, in quel territorio erano spesso imbevute o comunque contenevano bitume, zolfo. Il bitume era diffuso nel suolo e difatti il termine moderno nafta era utilizzato anche nelle lingue semitiche e deriva dalla parola sumero-accadica napatu, che significa, guardate un po', pietre ardenti, cioè pietre che prendono fuoco. E notiamo che solo Elia riversa sull'altare una grande quantità di liquido trasparente che la Bibbia chiama acqua, che sembra però necessaria ad accendere il rogo. Questo lo dobbiamo tenere a mente, è importante. Quindi i rivali non erano nelle stesse condizioni di Elia, non facevano gli stessi gesti, non hanno seguito la stessa procedura del profeta. Si erano limitati ad avere la pira di legna con la carne sopra, mentre Elia aveva questo altro elemento in più che si rivelerà fondamentale. Torno a dire che i combustibili fossili erano già conosciuti nell'Antico Oriente,
Basti pensare che ad esempio i Sumeri avevano molti nomi con cui definivano il petrolio, ne avevano molti di più di quanto non ne abbiamo noi ora. Nella lingua persiana antica, per esempio, queste sostanze infiammabili erano indicate con i termini come nafata, di nuovo siamo un termine che richiama la nafta, che significa olio bollente, cioè liquido oleoso trasparente che prende fuoco e ricorda il termine sumero-accadico napatu, cioè le famose pietre ardenti, pietre che prendono fuoco, di cui dicevo prima. Questi sono elementi importanti perché abbiamo detto li usa Elia e non li usano invece i sacerdoti di Baal. In vari luoghi in Vicino Oriente c'erano delle sorgenti naturali di nafata, chiara e densa, un po' come l'olio di oliva. Alessandro Magno addirittura si recò appositamente nei pressi del fiume Oxo per assistere a uno di questi fenomeni di combustione spontanea, per esempio come avvenne a Ecbatana in Persia. Per innescare l'accensione era sufficiente ad esempio avvicinare una fiamma, quindi cosa semplicissima per tutti, anche perché questi idrocarburi prendono fuoco, non lasciano residui di combustione, come si evince anche dai versetti in cui troviamo scritto che tutto è stato bruciato, pietre, legna e carne, e compreso anche il liquido nel canaletto, quindi quel liquido, quella sostanza trasparente che Elia ha fatto versare. Abbiamo prima visto che in Primo Re 18 versetto 31 e seguenti si parla appunto di questo canaletto la cui capienza era di 2 misure di zerà intorno all'altare. Questo zerà si traduce anche con la parola seme, indica un concetto che significa l'inizio, l'avvio, cioè il seme è l'avvio della crescita, ad esempio, di una pianta, ma anche l'origine di un evento. Noi potremmo anche chiamarlo con termini moderni, un termine che magari allora non avevano e quindi hanno usato ovviamente la parola di cui disponevano, ma noi potremmo ipotizzare di chiamarlo innesco. C'erano 2 altari differenti, uno aveva anche delle pietre e su queste pietre viene versata una sostanza che, come vedremo, costituirà da innesco per ciò che deve avvenire. Quindi è lecito porsi la domanda che riguarda appunto la presenza di questo possibile innesco dentro il canaletto nel quale si era raccolto scendendo dai resti dell'altare, dalla carne, dalla legna e dalle pietre, per raccogliersi appunto in questo piccolo fossato costruito attorno all'altare. È una ipotesi ovviamente, ma è quella più vicina alla lettura letterale del testo, che è quella che noi sempre facciamo. Ripeto, è un'ipotesi che tiene conto di ciò che c'è scritto. In sostanza l'insieme dei gesti compiuti da Elia, che abbiamo descritto prima, rende lecita questa domanda, una domanda che vuole trovare una risposta senza utilizzare le interpretazioni tradizionali che invece parlano di miracolo, di potenza di Dio, cosa che sappiamo benissimo che quel cosiddetto Dio non aveva assolutamente. Nell'Antico Testamento è ampiamente documentato che aveva delle possibilità ovviamente di gran lunga superiore a quelle del suo popolo in particolare, ma non aveva il cosiddetto potere soprannaturale. Anche perché dobbiamo prendere atto del fatto che solo Elia crea un conglomerato di legna, pietra e carne e usa un certo liquido trasparente che si accende nel momento in cui Yahweh
fa cadere il suo fuoco come un innesco su questa pira che era stata preparata in quel modo. Quindi per accendersi questa pira ha necessità del fatto che Yahweh faccia cadere il suo fuoco, ed è questo l'elemento importante, l'elemento concreto, l'elemento materiale che esclude un intervento di tipo trascendentale o di tipo miracolistico. Yahweh deve far cadere il fuoco, il suo fuoco, su quelle sostanze che abbiamo visto essere altamente infiammabili. Quindi Yahweh vince la sfida, perché i sacerdoti di Baal, non essendo aiutati da Baal che era assente, la loro pira ovviamente non si accende, nessuno la accende perché Baal non c'era, mentre Yahweh, come abbiamo letto prima, dà ordini precisi a Elia, cioè gli fa costruire un qualcosa su cui lui possa materialmente intervenire per dimostrare la sua potenza, e così avviene. Diciamo, tutto l'evento ha poi un epilogo tragico, perché Elia, siamo nel primo libro dei Re, capitolo 18, versetto 40, Elia, dopo la vittoria, fa catturare i sacerdoti e i profeti di Baal e li porta sulle sponde del torrente Kison e lì li fa ammazzare tutti. E quindi siamo sempre alle solite: chi vince poi decide che cosa fare dei vinti, e sappiamo che Yahweh non era un Dio molto misericordioso, quindi uccideva addirittura i suoi quando non ubbidivano ai suoi ordini, e quindi la cosa non ci stupisce assolutamente. Il versetto appunto del capitolo 18, il versetto 40 dice: afferrate i profeti di Baal, non ne scappi neppure uno. Li afferrarono, Elia li fece scendere al torrente Kison, ove li ammazzò. Quindi, come abbiamo detto in precedenza, scegliere il Dio sbagliato poteva avere delle conseguenze terribili, nefaste, mortali. Per questo bisognava sempre stare attenti, ed era forse anche per questo che il re Acab, dicevo prima, era un re che passava da un Elohim all'altro anche con una certa facilità. Quando la moglie di Acab viene a conoscenza dell'accaduto, dà ordine di catturare Elia e di ammazzarlo. Quindi Elia fugge lungo il deserto per raggiungere la montagna, dove poi ritroverà il suo Yahweh. Durante questa fuga viene anche nutrito da un malach di Yahweh, che quindi lo aiuta in questo percorso per ritrovare il suo Elohim. Quindi oltre agli Elohim abbiamo anche la presenza di un malach che interviene per aiutare Elia durante la sua fuga. La cosa interessante è che queste narrazioni contenute nella Bibbia si basano su racconti che sono presenti in fonti diverse e che sono anche citate nella Bibbia, che sono in particolare gli Atti di Salomone, gli Annali dei re di Giuda e gli Annali dei re di Israele. E gli esegeti dicono che la Bibbia ha sicuramente attinto a queste fonti, e quindi questo rende probabile il fatto che la narrazione sia stata messa per iscritto in tempi non troppo lontani dal momento in cui essa è avvenuta, e quindi in realtà potrebbe avere una veridicità sostenibile, nel senso che non deve essere passata attraverso una lunga tradizione orale, ma deriva da fonti scritte in periodi, diciamo, relativamente vicini al momento in cui si è verificato l'evento. Evento che quindi narra uno dei tanti scontri tra gli Elohim, ne abbiamo visti parecchi, scontri tra Elohim per dimostrare chi era il più forte e chi aveva il diritto di governare, ed erano scontri che non facevano riferimenti, anche qui la Bibbia non fa nessun riferimento a eventi di carattere soprannaturale o spirituale, ma parla di atti assolutamente concreti, ben progettati e ben preparati perché la cosa abbia successo.
E questo difatti è ciò che è avvenuto. Questi ovviamente per chi assisteva, per il popolino, diciamo così, che assisteva, erano eventi assolutamente straordinari. Forse erano meno straordinari, per esempio per Elia, perché era profeta di Yahweh, quindi aveva rapporto diretto con lui. Ovviamente non erano straordinari per Yahweh, che aveva delle, abbiamo visto parecchie volte, conoscenze e capacità tecnologiche, come tutti gli altri Elohim, di gran lunga superiori a quelle che avevano i popoli su cui loro stessi governavano. E difatti sempre nel capitolo 18 la Bibbia ci dice che i testimoni erano sbigottiti, ma Elia invece assolutamente no. Quindi lui ha eseguito degli ordini del suo capo, chiamiamolo pure così. Ecco, mentre sto registrando questo racconto, drammaticamente il Libano è ancora una volta sotto il fuoco. Il Libano è ancora una volta oggetto di contesa e quindi il racconto dello scontro tra Elia e i sacerdoti di Baal sembra non parlarci solo di un episodio antico, ma ci costringe, direi, a guardare come la narrazione del Dio giusto continui a essere strumento di potere. E sappiamo quante volte viene invocato questo presunto Dio giusto a giustificazione degli atti violenti, drammatici, dei genocidi che vengono compiuti. Quindi la Bibbia è straordinariamente attuale perché probabilmente o possibilmente o ipoteticamente gli Elohim sono ancora attuali e quindi non ci dobbiamo stupire, tanto noi facciamo finta, non abbiamo prove ovviamente di quello che può essere, però l'analogia è veramente sconcertante, assolutamente sconcertante. Abbiamo sempre un territorio conteso, siamo combinazione nel Libano, abbiamo due poteri che pretendono fedeltà, il popolo che si trova in mezzo e che finisce per essere costretto a scegliere quando può scegliere, quando gli viene concesso il permesso di scegliere e quindi non è obbligato invece a eseguire ordini di fuggire da una parte o dall'altra, e abbiamo i vinti che naturalmente purtroppo pagano con il sangue. Quindi possiamo cambiare i nomi, possiamo cambiare la terminologia, ma la sostanza del meccanismo con cui si governa, descritta nella Bibbia, ci appare terribilmente e straordinariamente familiare, purtroppo. Ciao a tutti e alla prossima.